Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Il video di oggi sarà una lezione di grammatica, come potete capire dal titolo, e quindi oggi parleremo di connettivi logici. Cosa sono i connettivi logici? A volte sono anche chiamati connettori logici. Sono praticamente delle congiunzioni che servono ad unire frasi e periodi e quindi ci aiutano ad articolare i nostri pensieri in maniera più lineare e logica, appunto. Nel video di oggi parliamo di 11 connettivi logici, i più usati, i più popolari e quelli di base che dovremmo conoscere. Le congiunzioni di cui parleremo oggi sono e, o, ma, prima, dopo, cioè, infatti, perché, quindi, perciò, se. Queste sono tutte congiunzioni oppure connettivi logici che ci aiutano a formare delle frasi di senso compiuto e che possiamo utilizzare per esprimere alcuni significati un po' più precisi. Iniziamo con la prima congiunzione, che è la congiunzione e. E ha una funzione aggiuntiva. Sono andata al mare e ho fatto il bagno. Sono andata al mare e ho fatto il bagno sono due frasi principali che possono stare da sole, però sono unite dalla congiunzione e, che è una congiunzione coordinante, appunto, perché queste due frasi sono frasi indipendenti che possono stare benissimo da sole, però in questo caso le uniamo tramite la e, che ha una funzione aggiuntiva, perciò noi con la e continuiamo ad aggiungere informazioni. Vediamo la congiunzione o, che invece ha una funzione disgiuntiva, ha una funzione contraria a quella aggiuntiva, perché la funzione disgiuntiva significa che divide. Solitamente quando si tratta di dover fare una scelta, abbiamo la funzione disgiuntiva della congiunzione o. Per esempio, non so se leggere il libro oppure o guardare il film. Quindi non so se leggere il libro o guardare il film. Queste due azioni, leggere il libro, guardare il film, non possono avvenire insieme, ma si deve scegliere perché appunto abbiamo utilizzato la congiunzione o, che ha una funzione disgiuntiva, quindi o guardo il film o leggo il libro. Poi abbiamo ma, che è una congiunzione avversativa, ha una funzione di opposizione. L'informazione introdotta dal ma si pone in opposizione all'informazione espressa nella frase principale. Per esempio, l'ho chiamata più volte ma non mi ha risposto. Ma non mi ha risposto è un'informazione che si contrappone all'azione di aver chiamato più volte. Quindi io l'ho chiamata più volte, ma non mi ha risposto. Vediamo adesso due avverbi temporali, che sono prima e dopo, che però in questo caso diventano delle congiunzioni temporali, proprio perché uniscono due frasi. Vediamo gli esempi. Sono arrivata a scuola prima di te. Tu sei arrivato a scuola dopo di me. Qui prima e dopo sono seguiti dalla preposizione di e poi un pronome. Quindi non c'è un verbo in questa seconda parte della frase, però qui l'azione è sottintesa. Se volessimo esplicitare sarebbe sono arrivata a scuola prima che tu arrivassi, tu sei arrivato a scuola dopo che io arrivassi. Quindi possiamo avere sia la versione esplicita che la versione implicita. In ogni caso, prima e dopo sono due congiunzioni temporali che ci aiutano ad esprimere o ad introdurre un'azione che avviene prima o che avviene dopo un'altra azione. Vediamo adesso cioè. Cioè è una congiunzione esplicativa, cioè introduce sempre una spiegazione di quello che si è appena detto. Per esempio, il film esce nelle sale questo fine settimana, cioè tra 2 giorni. Cioè introduce la spiegazione. Questo fine settimana sarà effettivamente tra 2 giorni,
Quindi cioè serve a introdurre una spiegazione ed è una parola molto utile, una congiunzione, un connettivo, un connettore molto utile quando per esempio non sapete bene come esprimere qualcosa, cercate di dirlo a parole vostre e quindi usate questa parola cioè. Se voi dite cioè, la persona che vi ascolta capisce immediatamente che voi state cercando di spiegare qualcosa o spiegare un vostro pensiero. Un'altra congiunzione esplicativa è infatti. Infatti serve ad introdurre una spiegazione, una conferma oppure una giustificazione a ciò che si è precedentemente detto. Vediamo un esempio. Marta ha organizzato una festa per pochi intimi. Infatti ci sono solo gli amici più stretti. Infatti, in questa frase, va a spiegare, a confermare l'informazione che si è detta nella frase principale. Quindi dà un'ulteriore conferma di quello che si è detto prima. Quindi Marta ha organizzato una festa per pochi intimi, una festa molto privata, intima. Infatti ci sono solo gli amici più stretti. Vediamo adesso perché. Perché è una congiunzione causale, introduce quindi una causa. Ho rimandato la mia presentazione perché mi è andata via la voce. Mi è andata via la voce è il motivo per cui io ho rimandato la presentazione. Quindi il fatto di non avere più voce è la causa per aver rimandato la mia presentazione. Quindi il perché seguito da un tempo del modo indicativo introduce una causa. Vediamo adesso due congiunzioni conclusive, quindi e perciò. Sia quindi che perciò sono delle congiunzioni conclusive. Che vuol dire? Vuol dire che introducono delle conseguenze all'azione principale. Vediamo degli esempi. La mia amica è dovuta partire all'improvviso, quindi il nostro incontro è saltato. Quindi introduce la conseguenza dell'azione precedente. La mia amica è partita e quindi, perciò, l'incontro è saltato. Questa è la conseguenza della partenza improvvisa della mia amica. Sara ha litigato con Luca, perciò non andrà alla sua festa. Anche qui, perciò, introduce la conseguenza dell'azione precedente. Siccome Sara e Luca hanno litigato, Sara non andrà alla festa di Luca. Quindi perciò significa per tale motivo e quindi introduce una conseguenza, quindi e perciò hanno un valore conclusivo. Vediamo l'ultimo connettivo logico o congiunzione che è se. Se ha valore ipotetico e in questo caso nell'esempio che vi faccio io lo utilizziamo per una frase al presente, quindi per una frase ipotetica di primo grado. Devo fare le valigie se domani andiamo in montagna. Questo è un periodo ipotetico di primo grado, una frase ipotetica di primo grado semplicissima perché entrambi i verbi di questa frase sono al presente indicativo. Questa è la frase ipotetica più semplice in italiano. E quindi il se serve per introdurre un'ipotesi. Allora, questi sono gli 11 connettivi logici che sono molto utili per parlare, quindi vi consiglio di memorizzarli perché sono i connettivi logici base che dovremmo sapere, dovremmo utilizzare per costruire delle frasi leggermente più complesse e per cominciare ad avanzare nella lingua, diciamo. Ovviamente ne esistono altri di connettivi logici, un po' più complessi, che richiedono anche l'uso di altri modi verbali, però per il momento ci concentriamo su questi più semplici. Questo è tutto per oggi, spero che questo video vi sia utile e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!